Siamo a Piazza di Santi Apostoli. 30 femminicidi dall'inizio dell'anno, 9 soltanto nel mese di giugno, di cui 2 il duplice femminicidio l'8 giugno e il 13 giugno. Il 31 dicembre, e quindi il 1° gennaio, il giorno di Capodanno, un bambino viene sgozzato dal padre, un padre che si sapeva che era violento perché era agli arresti, perché aveva già provato ad ammazzare un'altra persona, quindi si sapeva benissimo che era violento. Questa è violenza istituzionale, questo è quello che noi subiamo da anni e anni nel momento in cui noi madri abbiamo avuto il coraggio di denunciare la violenza domestica. Ma la violenza istituzionale è ancora peggio, perché se non ci ammazzano i nostri carnefici, i nostri ex mariti, ci pensano le istituzioni, perché è una morte in vita lenta, perché nel momento in cui ci allontanate i figli noi moriamo, è una morte lenta in vita. E allora per questo chiediamo un decreto legge urgente, chiediamo a tutti i parlamentari di unirsi a noi e di chiedere al governo un decreto legge urgente che preveda stop allontanamenti coatti, basta, non si possono prendere i bambini con la violenza, 20, 30, spaccano porte, mantengono le madri, non si può fare, è fuori legge. Il ritorno a casa dei bambini che sono stati allontanati in maniera coatta, violenta o comunque allontanati dalle mamme con le false accuse della ascientifica PAS, e sappiamo che è rigettata, rinnegata da tutta la comunità scientifica. Chiediamo un indennizzo per tutte le sofferenze, per tutte le pene che abbiamo patito noi, ma soprattutto i nostri figli. Chi ci ridarà quella infanzia, quei giorni, quei momenti che ci hanno impedito di stare con i nostri figli, e chi ci ripagherà di tutte le sofferenze e dell'infanzia negata ai nostri figli? E stop alle condanne, alle spese processuali che noi subiamo proprio perché cerchiamo di difendere i nostri figli. Si sa molte volte che il genitore, uno dei genitori, in questo caso il padre, è violento. È accertato, è diagnosticato, anche nel caso mio è stato diagnosticato violento, pericoloso, disturbo del pensiero, disturbo della personalità, aggressivo col figlio. E come si fa allora a darlo a un padre violento, affidare mio figlio a un padre violento? Lo dicono le istituzioni. Cosa dicono le istituzioni? Siccome la mamma e il figlio hanno un rapporto fusionale, io dico amore, tra un figlio e una madre, e siccome è terrorizzato dal padre, chissà come mai, forse perché è violento, e allora io lo strappo alla madre, lo rinchiudo in una casa famiglia e poi lo do al padre violento. Questo è quello che emerge dalle sentenze, dai decreti e da tutte le decisioni per allontanarci i nostri figli. Chiediamo un decreto legge urgente, urgentissimo, basta femminicidi, basta infanticidi, basta torture, ridateci la vita.